Non arrivo mai troppo presto all'aeroporto. 3 ore prima per un volo internazionale? Troppo. 2 ore prima per un volo in Europa? Decisamente troppo. 1 ora prima per un volo nazionale? Forse. Secondo me, le compagnie aeree esagerano sempre con questi orari. O almeno, questo è quello che penso. Oggi ho un volo per la Spagna e arrivo in aeroporto 1 ora e mezza prima della partenza. Per me è più che sufficiente. Mi sento tranquillo. So quello che sto facendo. Entro nel terminal con il mio zaino e la mia valigia e guardo il tabellone dei voli. Tutto sembra normale. Poi vedo la fila per il check-in. Ci sono moltissime persone. Oh, penso. Mi metto in fila e guardo l'orologio. La fila si muove lentamente, ma continua a muoversi. Provo a rilassarmi e controllo il telefono ogni tanto. Finalmente arrivo al banco del check-in e lascio il mio bagaglio. Guardo di nuovo l'orologio. Ho ancora circa 1 ora. Va bene. Vado verso i controlli di sicurezza. La fila è lunga, ma si muove abbastanza velocemente. Metto la giacca, il portafoglio e lo zaino sul nastro trasportatore. Poi attraverso il metal detector. L'agente di sicurezza mi guarda e mi fa cenno di passare. Perfetto. Guardo l'orologio. Ho ancora 50 minuti. Mi sento subito meglio. Osservo il mio zaino mentre esce dallo scanner. Poi succede qualcosa. Lo zaino si ferma. Un agente lo prende e lo mette su un altro nastro per un controllo speciale. Oh no! Sento un po' di panico. Davanti a me c'è ancora una persona. L'agente apre lentamente la sua borsa e controlla ogni cosa con calma. Passano 5 minuti, poi 10. Comincio a camminare avanti e indietro. Guardo continuamente l'orologio. Finalmente arriva il mio turno. È il tuo zaino? Chiede l'agente. Sì, rispondo. Possiamo aprirlo? Certo, dico, anche se dentro di me sono molto nervoso. L'agente apre lo zaino. Poi prende una bottiglia d'acqua. Avevo completamente dimenticato di averla lì. Mi scuso velocemente. L'agente sorride un po' e mi lascia andare. Chiudo lo zaino e guardo subito il tabellone. Mancano solo 30 minuti alla partenza. Il mio gate è il B5. Molto lontano. Inizio a camminare velocemente. Poi sento un annuncio. Chiamano il mio nome. Adesso corro. Corro più veloce che posso attraverso il terminal. Le persone si spostano mentre corro verso il gate con lo zaino sulla spalla. Quando arrivo al gate non c'è più nessun passeggero. Solo l'assistente aspetta vicino alla porta.
Mi guarda e sospira. Stavamo per chiudere il gate, dice. Cerco di respirare normalmente, ma sono senza fiato. Lei prende il telefono e parla con qualcuno. Per alcuni secondi sono sicuro di aver perso il volo. Poi finalmente sorride. Puoi ancora salire, dice. Ma la prossima volta arriva prima. Oggi sei stato fortunato. Sì, rispondo subito. Attraverso il gate quasi correndo e salgo sull'aereo appena in tempo. Finalmente mi siedo vicino al finestrino e sospiro di sollievo. Guardo fuori mentre l'aereo comincia a muoversi. La prossima volta, penso, arriverò molto prima.